Ciao a tutti amici da Fede e Anto, siamo qua oggi per fare due piccoli test di profondità. La comparazione fra l'1.14 e la nuova versione 1.15. Allora ragazzi, oggi pianteremo in terra 3 target, ne ho 4 ma non servono, quindi ne mettiamo 3, mettiamo da 50 centesimi, la Vittorio Emanuele da 10 centesimi abbastanza grandina e la Vittorio Emanuele Ape che è più piccolina del 50 centesimi. Faremo 3 buche diverse, proveremo le differenze che intercorrono fra le due modalità. Ok, ma prima di tutto questo mi raccomando iscrivetevi al canale, spuntate la campanella. Per rimanere sempre aggiornati, i commenti che fanno sempre piacere e un bel like. A dopo. Allora, abbiamo messo la modalità best. Intanto prepariamoci a scavare con i guanti Extreme. Allora ragazzi, guanti Extreme e aste rigorosamente Extreme su tutte e due i nostri Legend. Guardate che figata. Ricordiamo che il mio ha il manico reclinabile e il tuo Allora, è il fatto. mio ha l'impugnatura invece un po' più lunga Esatto. per le manone. Allora, qui tutto sgombero da target. Io farei tre buche, giusto? Yes. Così almeno. Oh, ci scava lui! Sei anche bravino! Il terreno come si trova? Com'è il terreno? Il terreno è umido e argilloso, terra scura, una marea di radici. Questa buca la faremo di? Quanti centimetri? Andiamo a 25, no? Allora, qui siamo già a 26 cm, va bene. Ok, e mettiamo? 26 cm, mettiamo giù i 50 centesimi. Mettiamo di piatto. E mettiamo lo zollettone sopra. Così. Poi mettiamoci un qualcosa per ricordarcelo. No, dopo. E qua c'è un target. Poi qui così. Aspetta che vediamo. Vai, 35. Lo mettiamo qua? Vittorio, quello grande. Fai vedere. Vittorio Emanuele grande, 10 centesimi. Lì. Prendiamo una bella pressata. Ok, l'ultimo. (27 centimetri). Sempre di piatto. Sì, lo sbabbuelino. Allora, il
segno ragazzi lo mettiamo per voi, per farvi vedere, perché logicamente noi non avremo neanche bisogno avendo in meta, giusto? Giusto. Ragazzi, abbiamo fatto un'ulteriore buca, la quarta, qui ci sono le altre tre, un'ulteriore buca per mettere la moneta di taglio, per vedere, mettere in prova l'1.15, la versione 1.15. La moneta si trova a 22 cm. Ok, abbiamo fatto la buca e l'abbiamo piantata di traverso di taglio. La moneta è sottile come un foglio di carta. Esatto, ora ricopriamo. E iniziamo. Quindi riusciamo a spazzolare. Ok. Ok, allora andiamo a accendere la 1.14. Ricordiamoci che i target sono il Vittorione da 36 cm, da 50 centesimi sono 26 cm, 28 l'ape e 22 di taglio, una moneta molto sottile. Allora, intanto partiamo con la modalità M1. Recovery a 2, audio 5, audio gain 4 e sulla reattività andiamo a guardare Deep Target a 0, così vi facciamo vedere anche come funziona Deep Target. Ora, rimozione dei disturbi. Qui siamo vicino dei tralicci dell'alta tensione, in più adesso sta venendo anche nuvolo che si prepara al temporale. Aveva dato pioggia oggi, perciò Abbattimento del terreno. Ok, e alziamo la sensibilità finché rimane stabile. 28. Alziamo un po' il volume audio del ferro, così vi facciamo sentire anche il discorso ferro. centimetri, lo senti bene. Allora, questa era la modalità M1. Ora proviamo M1 che si è comportata come 36 centimetri 36 ni ni e le altre le ha prese 26 tranne i le ha prese, 22. 28 sì. Allora, come potete vedere ragazzi, abbiamo messo la sensibilità a 28, ma con le interferenze che ci sono si può abbassare anche il gain avendo il metal stabile, vedete 25, 24, e si ottiene lo stesso risultato avendo un metal stabile. Allora andiamo ad alzare il deep target, portiamolo a 5, sempre 24 di gain, sentite che la risposta è migliore sul target profondo, risposta buona anche su quello da 26, ottima sul 28 e sulla moneta di taglio da ferro. Andiamo a provare sulla multifrequenza M2, rimozione dei disturbi. Ok, bilanciamento del terreno nel solito punto.
sensibilità proviamo a alzarlo finché rimane stabile. Ora siamo in modalità field. Si comporta molto bene, 26 idem, 28 offre buona, 22 invece 22 ni, non è scavabile una cosa del genere, è più un falso segnale. Allora siamo sempre nella modalità field con la multifrequenza diversa e il deep target attivato. Proviamo ad andare in modalità park, multifrequenza M1, reattività a 2, deep target 5 sempre, rifacciamo l'abbattimento perché quando si cambia le multifrequenze bisogna farlo. Trentasei, 26 e 28 buono, il 22, il 22 ni. Allora andiamo a provare la modalità spiaggia, perché qualcuno ci ha detto anche della solito discorso della modalità Sì. spiaggia, che in modalità spiaggia secondo alcune persone il metadetector pompa di più sui terreni. Allora reattività la abbassiamo a 2 come tutti gli altri parametri deep target li mettiamo uguali, bilanciamento del terreno, modalità dry, silenzio, sì, sì, muto. Proviamo la wet. Non bilancerà la wet perché è per terreni bagnati, quindi il ground deve partire da 35 in giù. Se il ground è un po' più alto non bilancerà il terreno. Muto. Mi ti sembra questo? ah, muto, Muto anche questo. Stramuto. Quindi sì, silenzioso va bene, ma un po' troppo. Modalità gold, ribilanciamo il terreno. Vi ricordiamo ragazzi che siamo a 25 di sensibilità per avere un metal più stabile. Allora andiamo a vedere se nella reattività alziamo il deep target anche qua. Vedete che l'ID si è alzato. Prende anche da 22 cm. E modalità bestia, sensibilità 30, reattività 2, iron reject a 3, volume 5, audio gain a 5. centimetri, 26, 28, Lo sente benissimo. 22 di taglio. Allora, questa è la differenza che
che intercorre fra le modalità normali e la modalità bestia. La modalità bestia è fatta non solo per i target profondi, grandi masse, bla bla bla, ma è fatta anche per sentire cose che le altre modalità farebbero fatica a sentire. Quindi sulla modalità bestia la moneta, su tutte le modalità, la moneta 22 cm di taglio, sottile come un foglio di carta, si sente e non si sente, in alcuni casi proprio muto, mentre con la modalità bestia quella moneta la spacca. Versione 1.15, multifrequenza M1, programma Park, reattività a 2, Iron Filter 8, Deep Target a 5. Ok, allora, abbattimento del terreno. Sempre nello stesso punto di prima. Alziamo la sensibilità con la piastra vicino al terreno. 28. 36 centimetri. 26 e 28 rapi. E questa modalità non lo sente. 22 centimetri di taglio. Proviamo ad andare sulla modalità field, che è quella un po' più profonda per campi sconnessi ma più puliti. Il bilanciamento del terreno, come potete notare, è già impostato, quindi andremo a ricontrollarlo per sicurezza. Però una volta che abbiamo bilanciato nella prima modalità, utilizzando sempre la stessa multifrequenza, cambiando le modalità, cambiando i programmi, giusto? Cambiando i programmi, Il bilanciamento rimane sempre quello. Questo funziona solo per i programmi con le multifrequenze M1, M2 e M3. ok, 36, 26 e 28 le hanno sentite bene, 22. Non la sente. Ora andiamo in spiaggia, che l'abbiamo già provato, saltiamolo direttamente perché tanto è uguale. Sappiamo che il risultato Modalità è negativo. Gold. Quello dobbiamo abbassare un po' perché è un po' nervosa. Guardiamo il deep target, ce l'abbiamo a 5 e vediamo un po' com'è. Non lo sente. Mentre il 36, il 26 e il 28 lo spacca proprio, sì. Nel 22 di taglio non lo sente. Notate una cosa, allora, avendo un metal io sto portando la sensibilità più bassa per avere un metal più stabile. Quindi così facciamo capire anche alla gente a casa, sì, che non serve spingere il metal a 30 per andare in profondità, ma come vedete adesso ho messo una sensibilità a 20. Lo sente in maniera identica proprio, non cambia nulla. Lo sente in maniera identica, ma avete un metal stabile. Non vi dà fastidio, non vi irrita. Questo sentite che non lo caga. Allora, come prima. Andiamo in multifrequenza bestia. Già si è silenziato tantissimo. Si è ammutolito, giusto? Bilanciamento del terreno. Vedete, il bilanciamento del terreno va su subito e si ferma. Alziamo la sensibilità a 30. Ce lo possiamo permettere. Poi anche in questo devo mettere le impostazioni come in quell'altro. Una cosa che funziona tanto su questa modalità è l'audio gain.
dà anche l'ID. Allora 36, 26 e 28, anche qui lo sente molto bene. Il 22 di traverso è il suo target, giusto? Quindi avete capito come funziona la modalità Beast? Oltre alla profondità sui target grandi, funziona anche sugli oggetti microscopici che magari le altre modalità faticano a sentirla. Ok ragazzi? Allora, Cosa dire? Concludendo, dalla versione 1.14 alla versione 1.15 sono cambiati qualche bug, sono stati sistemati qualche bug, hanno migliorato ancora il bilanciamento del terreno, ma in termini di potenza siamo praticamente sullo uguali. stesso piano. Sì. Se vi piace il video ragazzi iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Spuntate la campanella per rimanere sempre aggiornati. Un like ci fa sempre piacere. E il commento. Ciao!